Fatti tutti questi ragionamenti come una premessa per capire qual è lo scenario attuale, che è assolutamente illogico. Il complotto lunare è illogico, non ha logica se fosse stato un vero complotto, ripeto, c'è qualcos'altro e man mano che andiamo avanti lo vedremo sempre più chiaramente. Allora, dove nasce il complotto lunare? Nasce con questo libro, We Never Went to the Moon, non siamo mai andati sulla Luna, di Bill Kaysing e Randy Reid. La prima edizione è stata autopubblicata nel 1976, quindi erano appena finiti da 4 anni i voli lunari e il progetto Apollo era stato chiuso nel 1975, l'anno prima. E Kaysing è considerato l'iniziatore del movimento della bufala dello sbarco sulla Luna. In questo libro ha presentato queste idee. Dal 1956 al 1963 Kaysing aveva lavorato per la Rocketdyne, che era l'azienda che aveva costruito quei giganteschi motori con cui si andava sulla Luna. Era un'azienda strettamente associata ai progetti lunari e aveva progettato e costruito i razzi Saturn V. Kaysing successivamente si licenziò, ma il fatto di aver lavorato alla Rocketdyne ha dato alle sue argomentazioni sulla bufala lunare una parvenza di credibilità. Ma chi mi garantisce che Kaysing non sia stato pagato per fare questo? Gli hanno offerto un po' di soldi e lui ha scritto il libro e l'ha pubblicato. Quindi polpetta avvelenata. Nel libro Kaysing afferma di essere stato a conoscenza di documenti relativi ai programmi Mercury, Gemini, Atlas e Apollo. Domanda, ma uno che lavora in una ditta che produce motori per la NASA, ma gli danno i progetti delle missioni? Mica sei un agente segreto, a meno che tu non collabori con i servizi e te li fanno avere, perché hanno un altro obiettivo da raggiungere. Se no è illogico. Non è che perché io lavoro alla Fiat o lavoravo alle ferrovie mi davano i progetti dei treni o delle locomotive. E quindi è una storia che non sta in piedi. Quindi lui dice, io ho questi documenti ed è chiaro che era stata attuata una bufala e quindi tutta la storia della conquista lunare era stata girata in studi cinematografici. Sostiene che tutto è stato messo insieme in un set ambientato nel deserto del Nevada da un cinico e spietato governo degli Stati Uniti per distrarre l'attenzione dal disastro in corso in Vietnam e per dimostrare una volta per tutte la superiorità dell'America sull'Unione Sovietica. Ma mica erano scemi i sovietici, anche loro avevano strutture di osservazione, quindi non avrebbe retto il discorso. Questa è una foto della Rocketdyne con i giganteschi motori Saturn V. Tra i vari inganni, Kaysing descrive la preparazione per il lancio come normale, ma afferma che i Rocketdyne F1 nel primo stadio del razzo Saturn V erano inaffidabili, dice lui. Allora, che hanno fatto? Hanno messo dentro questi grandi motori più affidabili utilizzati per il missile Atlas, che furono installati segretamente all'interno di ciascuno dei 5 F1 del Saturn V. Ma Kaysing, anche per questioni storiche, dopo, ma non parla di alcuni particolari. L'Apollo 1 non volò mai, perché l'Apollo 1 è il nome assegnato alla navicella Apollo Saturn 204, S-204, distrutta dal fuoco il 27 gennaio 1967 durante una esercitazione al Pad 34 e in cima c'era il modulo di rientro. I membri dell'equipaggio perirono tutti nell'incidente, cioè bruciarono vivi. Questo è l'interno della cabina. Quindi bruciarono vivi a terra, ed erano questi tre, Grissom, White e Chaffee, se si legge così. Questi tre giovani ebbero questa morte orribile in cima alla torre di lancio, dentro quella navicella. Dopo il tragico incidente dell'Apollo 1, la NASA decise di intraprendere alcune missioni prive di equipaggio. La prima fu del 9 novembre 67 con Apollo 4, perché saltarono, per i ritardi dovuti all'incidente, Apollo 2 e Apollo 3, dove in questa missione di Apollo 4 fu utilizzato per la prima volta il Saturn V, cioè questo gigantesco motore, e i test andarono bene. Quindi Kaysing mi dice che erano inaffidabili e che hanno messo quei motori posticci anche qui, è una stupidaggine. Li hanno provati senza equipaggio a bordo, funzionavano,
Andiamo avanti. E questi sono i 5 motori che erano montati alla base dello stadio principale del razzo Saturn. Vedete quanto sono grandi. Questo è Werner von Braun, il nazista criminale e assassino che fu messo a capo del progetto lunare americano. Sapete sì che la NATO, quando fu creata, furono messi ai posti di comando soprattutto gerarchi nazisti portati via dalla Germania? Quindi la NATO fu nazista fin dall'inizio. E questa è la sala di assemblaggio dei Saturn, vedete? 5 motori e lo stadio principale che è quello che deve sviluppare la spinta iniziale per uscire dalla gravità del pianeta Terra. Il 2 gennaio 68 Apollo 5 con un razzo Saturn 1B e poi Apollo 6 di nuovo con il Saturn 5 lanciato il 4 aprile sempre del 68. Per cui erano motori che erano stati testati con vari voli e tutti erano andati bene, quindi quello che dice Casey è assolutamente una menzogna. Tutte le missioni, ripeto, si chiusero con successo e dimostrarono l'affidabilità del nuovo vettore Saturn 5, che era il primo al mondo in grado di avere una potenza sufficiente per portare la navetta spaziale sulla Luna, ma la parte più complicata e difficile era generare la spinta iniziale necessaria per vincere la gravità della Terra, perché sono indispensabili raggiungere delle spinte e delle velocità particolari, se no la gravità terrestre ti trattiene qui. Poi che cosa accade? Recentemente, non troppo recentemente, comunque, il fondatore e CEO di Amazon, Jeff Bezos, nel 2013 ha inviato un equipaggio nell'Oceano Atlantico per recuperare i motori, quelli che trovava ovviamente, delle missioni Apollo che venivano fatti cadere nell'oceano e che hanno permesso lo sbarco sulla Luna. In 3 settimane in mare hanno recuperato vari reperti. In questa foto, ancora appoggiato sul fondo oceanico, vediamo l'ugello di un motore Saturn 5 nell'Oceano Atlantico. Questi sono gli operai che ripuliscono, questa è la camera di spinta, quindi erano motori giganteschi. Quindi lo sforzo di progettare e realizzare un motore che riuscisse a generare quella potenza di spinta è stata una sfida gigantesca. Ad esempio i sovietici non ci sono riusciti, perché tutti i test che loro hanno fatto sono esplosi tutti e alla fine hanno smesso. Questa è la camera di spinta e il collettore del carburante, sempre del Saturn 5. Erano veramente dei motori impressionanti, generatore di gas e collettore del Saturn 5, scambiatore di calore, e questo è il Saturn completo e questi sono i pezzi che sono stati recuperati, quindi erano veramente dei motori pazzeschi. E oggi sono esposti, dopo le ovvie pulizie, al Museo del Volo di Seattle, nello stato di Washington. Ma dei fantomatici booster, come diceva Casey, nascosti dentro, non c'era niente, quindi era una palla.